Supponiamo di avere una pista di 100 metri di dislivello e di fare 20 curve in questi 100 metri di dislivello. Cosa vuol dire? Vuol dire che perdiamo 5 metri di dislivello ogni curva. La nostra azione, quindi, dobbiamo fare in modo di percepirla come un'azione che va verso il basso, verso la discesa, che perde di quota. Quindi non si tratta semplicemente di pensare a dove metto il carico, a come sposto lateralmente il corpo, a come vado in avanti, ma è importante pensare che oltre agli spostamenti laterali e agli avanzamenti c'è anche una perdita di quota, un andare verso il basso. Questo ci aiuta ad essere centrali, ad essere sempre sullo sci e per chi cerca la massima velocità a poter imprimere la massima spinta verso il basso in sintonia perfetta con la pendenza per il massimo rendimento anche in termini cronometrici. Vediamo in questa puntata con un approccio un po' diverso quello che avevamo già visto nel 2014-15 nel video piano parallelo e nel 2015-16 con il video giù di brutto. In pratica parliamo della perdita di quota, quindi dell'andare giù verso la pendenza, e lo vediamo sotto questo profilo. Se noi consideriamo una curva molto chiusa, un ingresso in un'altra curva su un pendio piuttosto ripido, noi possiamo prendere come riferimento di tempo di percorrenza, ad esempio un mezzo secondo di questa zona, nel quale perdiamo questa quantità di quota. Un altro mezzo secondo e andiamo a vedere la quota di questo punto. Quindi nello stesso mezzo secondo come unità di tempo, qua eravamo lenti nella caduta verso valle e qua diventiamo velocissimi, 3-4 volte tanto. Supponiamo di aver perso 1,5 metri qua, di averne persi 5 o 6 nello sviluppo della curva. Cosa vuol dire? Che in questo punto, da prima di questo punto al dopo, ci deve essere un'accelerazione per poter stare in sintonia col pendio, non rimanere indietro con la massa grande e sfruttare al massimo la velocità che quella pendenza ci può dare. Quindi è molto importante che nella fase di cambio, con i piedi belli pesanti sul terreno, noi possiamo, nel raccordo tra l'ingresso curva e la fase di sviluppo della curva, creare quella spinta di tutto il corpo verso valle proprio per dare la massima accelerazione, e questo ci consentirà anche di essere molto centrali sugli sci e quindi sfruttarli al massimo sia sotto il profilo della deformazione sia anche sotto il profilo del sentirci in equilibrio perfetto e in sintonia col terreno e con i tempismi esecutivi. Andiamo sul campo per trovare riscontro a quanto abbiamo detto adesso alla lavagna, e da questa discesa si vede bene, anche se la cosa si vede in modo particolare nell'agonismo di alto livello, ma anche in questa sciata in campo libero ad impronta sportiva si vede nel collegamento tra la fase di ingresso e la fase poi con lo sci che transita sulla massima pendenza che c'è una certa ricerca di accelerazione, e dove lo sciatore cerca di imprimere velocità allo sci esterno, velocità di percorrenza, con una compattezza generale di tutto il corpo che spinge verso il basso e avanti, in modo da perdere quota e non rimanere mai arretrati rispetto agli sci, ma quasi a volergli stare davanti. Torniamo in questa ripresa a seguire, possiamo entrare ancora meglio nell'azione dello sciatore, cercando di concentrarci sui tempismi esecutivi, su quel passaggio tra fase di ingresso e fase attiva di sviluppo della curva, dove c'è la volontà di rendere veloce lo sci e di andare verso il basso, perdere quota
con tutto il corpo insieme alla perdita di quota dei piedi su quel terreno, su quella pendenza. È importante percepire le spalle che perdono quota, perché i piedi la perdono senz'altro, mentre le spalle sono la parte che rischia di rimanere indietro, quindi con un certo anticipo cercare di spingere in giù le spalle verso la discesa in modo che tutto il corpo compatto possa prendere nella fase più favorevole il massimo di velocità e di accelerazione.